Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi parliamo di lei, la Yamaha XT660R. La moto l'abbiamo pesata ed effettivamente è una bilancia diciamo che è abituata a pesare le tonnellate dei camion, quindi insomma prendetela un pochettino, è una pesatura un pochettino approssimativa, però fatto sta che ha segnato esattamente 180 kg. Quindi mamma Yamaha pare abbia dichiarato un peso congruo, esatto. Moto priva di pesi aggiuntivi, se togliamo diciamo i paramani, il paramotore, ma sono pesi abbastanza irrilevanti. Allora, come promesso, ho intenzione di fare una prova completa della XT660R e perciò ci facciamo anche un pezzettino di autostrada e la possiamo provare anche in questi curvoni dello svincolo. Come vedete, nonostante il cerchio anteriore da 21 pollici, che come sapete è più indicato per un uso off-road sicuramente che non nelle pieghe autostradali, ha comunque una buona tenuta e una sensazione di solidità tra virgolette di avantreno. Il motore 660 monocilindrico, come ricordo, ha 48 cavalli e un 60 Nm di coppia per gli amanti dei numeri. Il motore ha 5 marce, quindi diciamo che in certe situazioni senti un po' la mancanza della sesta marcia per dare un po' più di riposo al motore, specialmente su strade ad alto scorrimento, a tra virgolette alte velocità, come può essere l'autostrada. Ecco, siamo a 100 all'ora, si sentono le vibrazioni particolarmente sulle pedane più che sul manubrio. A questa velocità le senti più alle pedane che al manubrio, e secondo la mia modesta opinione i 100 i 110 km all'ora è la velocità di questa moto. Ecco, io velocità di crociera direi che sui 100 all'ora in autostrada. Adesso per esempio abbiamo questi due camion qua davanti, facciamo una prova di ripresa dalla quarta marcia, siamo a 70 strada 5 all'ora, aprendo la manetta, questa è la quinta, vedete che comunque ha un bel tiro già dai bassi regimi. Ecco, a 120-125 all'ora diciamo che le vibrazioni si fanno già un po' più fastidiose. Il fatto è che se si deve fare poca strada sono sopportabili, ma scordatevi di tenere una media di 120 all'ora per più di 50-60 km. Questo è una delle parti negative di questa moto. Un altro lato negativo, parlando di autostrada, è ovviamente
il riparo aerodinamico che è praticamente nullo, per cui sappiate che l'aria che vi arriva frontalmente la prendete tutta sul petto, sulle spalle, sulla testa. Poi se avete 20 anni sopporterete molto più di me. Diciamo che dai 50 anni in su è consigliabile una sosta abbastanza frequente ogni 50-60 km. Meglio fermarsi e prendersi un caffè. Stiamo affrontando un curvone veloce in autostrada, veloce tra virgolette ragazzi, siamo sui 115-120 all'ora. È normale che la ruota anteriore da 21 non possa offrire un appoggio sicuro come un cerchio da 17 stradale. Tenete conto anche che io monto delle gomme parecchio tassellate. Allora siamo usciti dall'autostrada, perciò le impressioni autostradali le abbiamo acquisite e adesso passiamo forse sul tipo di strada che maggiormente frequentiamo. Ecco, diciamo che ad andatura rilassatissima, da passeggio, diciamo, da turista, e il cambio va un pochettino ottimizzato, nel senso non possiamo pretendere di andare in quinta marcia come sono in questo momento con un filo di gas, perché a 50 all'ora come vedete la moto tende a singhiozzare, il monocilindrico di grossa cilindrata ha questo limite, quindi bisogna scalare 2 marce, quindi regolare ovviamente, inserire la marcia corretta in base alla velocità a cui si sta andando. Ma quando diciamo abbiamo la giusta marcia, un filo di gas, la moto è abbastanza regolare nell'erogazione. Quando si gira la manopolina, come vedete, ha anche un bel caratterino aggressivo e fa sì che diventi una guida goduriosa, ecco. Quindi il sorpasso sulla strada statale è veramente agevole, senza ovviamente dover esagerare coi giri del motore. Si apre un pochettino la manetta e la moto frulla via, che è una meraviglia. Ecco, e il comfort diciamo a livello di vibrazioni non è paragonabile a una moto bicilindrica o con più cilindri, come sappiamo bene. Più un motore è frazionato e meglio gira, ecco. Quindi scordatevi il 3 e il 4 cilindri come erogazione, diciamo, come dolcezza di erogazione del motore. Qui è tutto un po' più scorbutico e può essere affascinante, può essere fastidioso, ma qua poi sono scelte soggettive. Diciamo che stamattina qua il traffico non permette di sbizzarrirsi troppo nella guida, però posso assicurarvi che in questi tratti di strada l'XT si guida veramente bene. L'avantreno è sempre sincero, difficilmente innesca reazioni strane, benché si alleggerisca un pochettino a causa del cerchio da 21 anteriore, ma a velocità da codice non avremo mai grossi problemi di stabilità, intendo.
La frenata sull'asfalto non è aggressivissima, ma ovviamente, essendo parecchio morbida, tende ad abbassare l'avantreno quando si frena un pochettino in modo un po' più aggressivo. L'anteriore tende ad abbassarsi parecchio, le sospensioni lavorano bene su asfalto. Io non sento sinceramente la necessità di un doppio disco o di una maggiore aggressività del freno anteriore. Allora, qua gireremo a sinistra, fare una stradina secondaria, una strada provinciale che ci conduce nel carinissimo paese di Civezza, la SP44. La tipica strada dell'entroterra ligure, fatta di tornantini più veloci, più lenti, ricca di curve. Ideali per testare tanto la guidabilità di questa Yamaha e la maneggevolezza, che posso assicurarvi è veramente tanta. Il motore non scalda, io non ho mai avuto problemi di riscaldamento sotto la sella, neanche nelle giornate più calde. Tra l'altro ricordiamo che è raffreddata a liquido questo monocilindrico, vedete la curva, mantiene bene, l'uscita dalle curve è veramente goduriosa. La Yamaha XT660 danza tra le curve, danza come una farfalla, ragazzi. Ehi, ecco la frenata di emergenza, come avete visto, moto non scomponibile. Io personalmente mi sentirei di promuovere appieno questa moto su questi tipi di percorsi, è veramente divertente. E non a caso la XT660R è stata affiancata dalla versione X, quindi la 660X, che è un motard. Questo per farvi capire la doppia faccia della moto. Quindi cerchio anteriore 21, strada sterrata, è portata per gli sterrati leggeri e per qualche sterratone, a parte le strade bianche, qualche sterrato con sassi mossi. La versione X dell'XT prettamente stradale, cerchi anteriori e posteriore, anteriore e posteriore da 17, e un bel super motard divertente. E questa versione R ha comunque ereditato l'agilità meravigliosa del motard. Allora, reparto sospensioni su asfalto. Allora, riguardo l'autostrada non c'è nessun problema, che bene o male in autostrada ci sono ancora degli asfalti decenti e regolari, mentre sulle strade secondarie, come può essere questa strada provinciale, ovviamente la regolarità non è sempre garantita su queste strade. Le sospensioni si comportano bene e il mono lavora bene, ammortizza bene, l'anteriore anche è bello composto. Parliamo di sospensioni certamente non specialistiche, signori, cioè questa è una forcella non regolabile, una Paioli che fa il suo lavoro sicuramente, e dietro un monoammortizzatore che è regolabile soltanto nel precarico, ma anche lì non c'è qualche particolare necessità di regolazioni, cioè io peso una 75-80 kg e come esce di fabbrica la moto, secondo me lavorano
nella maniera corretta. Siamo arrivati all'inizio dello sterrato. Qui siamo in località Santa Brigida, passo di Santa Brigida, e Casone dei Partigiani, Montefollia, Montefaudo. Noi proseguiamo questo test sullo sterratone qua. Diciamo subito che è uno sterrato medio, secondo il mio pensiero e secondo le mie capacità. Una strada in cui ci passano anche le auto, quindi insomma non andiamo a cercarci cose troppo hard, anche perché sono da solo. E vorrei ricordarvi che lo sterrato è sempre meglio affrontarlo in compagnia. Ecco, qui abbiamo... Posso? Grazie, ciao! A volte ho l'idea che sistemino più le strade sterrate che non le strade statali. Comunque, dicevo, lo sterrato è sempre preferibile, ragazzi, farlo con qualche compagno di avventura, perché da soli non si sa mai cosa si va a trovare, soprattutto in posti che non conosciamo. Io qui diciamo che è un posto che conosco abbastanza bene e poi non sono sperduto nel nulla, ecco. La frizione è importantissima, la frizione sullo sterrato, discorso frizione. Io la trovo molto modulabile, la frizione molto modulabile, leggera, una frizione a cavo leggera che non richiede troppo sforzo sulle dita. La posizione in sella diciamo che si presta allo sterrato, le ginocchia sono abbastanza strette sul serbatoio. Il manubrio io l'ho alzato un pochettino, poi magari sulle regolazioni della posizione in sella ne parleremo in seguito. Forse fosse un pochettino più alto, diciamo ci fossero stati i riser un pochettino più alti, sarebbe stato meglio per quanto riguarda la posizione in piedi. Le sospensioni di serie secondo me non permettono troppa confidenza. Io le trovo addirittura fin troppo rigide per i miei gusti, quindi la forcella trasmette parecchie sconnessioni sul manubrio, sulle mani. Il mono tutto sommato lavora bene, una bella impronta in terra, una bella trazione. Aumentando un po' il ritmo si sentono un po' i limiti comunque del peso, che non è eccessivo, però parliamo sempre dell'ordine di 180-190 kg. Ah, ma guarda che meraviglia! Ciao! Questo cos'è? Mai visto. Non so che bestia sia. Dobbiamo andarci piano piano. Ciao! Mai visto questo animale? Madonna, sembra un dinosauro. Ciao! Ma che animale sei? Saluta gli amici di Fallo in Moto. Dai, ti lascio la tua tranquillità, va. Strana bestia. Ricordiamo che questa moto è stata prodotta dal 2004 al 2016 e quindi è comunque un progetto di qualche anno fa. Le moderne dual, a parte che sono bicilindriche anche più pesanti di questa, però a livello di sospensioni, ragazzi, cioè, non c'è paragone, quindi prendiamo tutto un pochettino con le pinze riguardo le prestazioni di questa moto. C'è chi
può farla girare alla grande, ma diciamo che l'utente medio, come posso essere io, deve andarsene sereno e tranquillo a un'andatura di 30 km all'ora sullo sterrato. 30, diciamo, parliamo di questo tipo di sterrato, ecco, non certo lo sterrato brutto brutto, dove magari è più il tempo che si sta fermi a spingere che quello che si cammina, anche se sconsiglio secondo me vivamente di andare a infrattarsi su sterrati troppo estremi. Ecco, vedete, qui inizia un tratto abbastanza ballerino. I miss your touch, your ways, your laugh. It was perfect and I think about it a lot. It's alright, it's alright, it's alright. Dunque ragazzi, siamo arrivati alla fine del giro del test della Yamaha XT660R e vorrei tirare le conclusioni specificando che è una moto molto economica dal punto di vista della manutenzione e anche dell'acquisto. Quindi mi rivolgo a quelle persone che hanno intenzione magari di iniziare a fare l'adventuring con la moto. Secondo me è un'attività meravigliosa, si vedono posti splendidi, si riacquisisce un pochettino il rapporto con la natura, con la pace, anche con se stessi. Vivere qualche giorno in una tenda, farsi da mangiare, per me è una cosa veramente che rigenera lo spirito. Dal punto di vista tecnico, dicevamo, è una moto molto semplice, quindi chi cerca una moto tecnologica all'ultimo grido con 10 mappature, controlli di trazione, anti-impennamento eccetera, lasci stare. Questa è una moto nuda e cruda, il concetto di pura libertà, puro spirito motociclistico come si intendeva una volta, non che le odierne motociclette non siano all'altezza, per carità, però c'è chi magari preferisce viverla in modo più semplice, ecco, senza tanti fronzoli, senza tante diavolerie elettroniche, e quindi anche per chi vuole approcciarsi con poca spesa a questa meravigliosa attività del moto adventuring. Io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento ai prossimi video, perché ci sarà qualche novità croccante prossimamente. Ciao a tutti e buona strada.